Negli ultimi giorni il mondo dei pedali per chitarra ha visto importanti novità. Neural DSP ha rilasciato il suo Nano Cortex, oggetto della recensione di oggi. Kemper ha pubblicato 2 aggiornamenti a pagamento per il Kemper Player che lo elevano a livello della versione Stage. IK Multimedia invece ha annunciato oggi, in occasione dei 2 anni dalla messa in commercio di Tonex, un significativo aggiornamento per i 2 suoi pedali, il Tonex Pedal e il Tonex One. Tutti questi sviluppi stanno ridefinendo il panorama delle soluzioni portatili per chitarristi e bassisti e stanno mettendo in difficoltà non poche persone per capire quale di questi prodotti scegliere. Dopo il video di unboxing in cui abbiamo analizzato il design e condiviso le prime impressioni sul prodotto, parlo del Nano Cortex, se non l'avete visto andate a fare un salto perché alcune delle informazioni che ho dato sull'unboxing qui le darò per scontate, vi lascio il link qui in alto. Oggi andremo a fare la review vera e propria di questo dispositivo e andremo a analizzare tutte le sue caratteristiche principali. Esploreremo come funziona l'app Cortex Control sul cellulare e effettueremo alcune considerazioni rispetto ai suoi concorrenti per capire quali sono i punti di forza e di debolezza e aiutandovi a capire se questo dispositivo si adatta alle vostre esigenze. Io sono Leonardo Toro e questo, come sempre, è Like an Amp. Iniziamo esaminando le caratteristiche principali del Nano Cortex. Il cuore del dispositivo è la tecnologia Neural Capture, la stessa utilizzata anche nell'ammiraglia di Neural DSP, il Quad Cortex, che permette di replicare con precisione amplificatori e pedali, di cui sicuramente avrete sentito parlare. Ed è anche la sua killer feature, visto che dei 2 suoi competitor principali, questo è l'unico che ha la capacità di profilare direttamente on board senza necessità di software esterno o di attrezzatura ulteriore. Esteticamente il prodotto si presenta come un monoblocco in acciaio del peso di 620 grammi. Dispone di un ingresso combinato XLR, un quarto di pollice per collegare il microfono posizionato davanti alla cassa dell'amplificatore o l'uscita del pedale analogico che volete andare a catturare, di un ingresso chitarra ad alta impedenza, uscite stereo, 2 uscite mono LR, ground lift, ingresso per foot switch esterno e porta MIDI nello stesso connettore, porta USB-C per alimentarlo da PC che funge anche da MIDI over USB e connettore di alimentazione per integrarlo in una pedal board. Quando collegato via USB, il prodotto funziona anche come interfaccia audio con 2 ingressi e 2 uscite a 24 bit 48 kHz, ideale per registrazioni dirette in DAW. Il pannello superiore è ben organizzato, con tutti i controlli principali e 2 foot switch rotativi dello stesso tipo del Quad Cortex. È possibile impostare il pedale con i parametri principali direttamente dal pannello di controllo hardware, ma secondo me è con l'applicazione Cortex Control che si ottiene il meglio, potendo andare ad agire su ogni singolo parametro di ogni blocco. Questa applicazione, attualmente disponibile soltanto per gli smartphone, permette di gestire in modo intuitivo tutti gli aspetti del prodotto. Usarla è semplicissimo, basta aprirla e vi ritrovate sulla schermata principale. Sulla barra superiore troviamo 3 sezioni. A sinistra la sezione dove gestire i nostri dispositivi, nel mio caso Nano Cortex e Quad Cortex. Poi c'è la sezione centrale dove possiamo configurare i parametri del pedale nella tab Pedal e gestire le capture e le IR che abbiamo salvato in modo sicuro nel nostro cloud. Chi proviene dal Quad Cortex troverà tutto questo sicuramente familiare. Nella sezione a destra invece possiamo salvare i preset, creare le catture, visualizzare l'accordatore e le impostazioni del MIDI e gli altri settings avanzati. Tornando alla sezione Pedal, qui possiamo modificare direttamente dal touchscreen le impostazioni del pedale. Ad esempio, se siamo in piedi con la chitarra al collo e non vogliamo abbassarci, lo possiamo fare direttamente qui, ma possiamo anche farlo dal pedale stesso. Come vedete, le impostazioni vengono immediatamente replicate anche sull'applicazione e questo è molto comodo. Poi, poco più in basso, possiamo andare a definire quali preset vogliamo assegnare ai foot switch. Come vi dicevo nell'unboxing, i foot switch sono 2 ma si comportano in modalità AB, quindi abbiamo un totale di 4 preset utilizzabili dal vivo. Scorrendo in basso arriviamo alla sezione Capture, dove possiamo scegliere la cattura da associare al preset che abbiamo selezionato.
Più in basso ancora possiamo scegliere la IAR da associare alla cattura nel caso in cui fosse stata fatta una cattura con DAE. Nel brano suonato nell'introduzione ho utilizzato una cattura di un Fender Twin fatto da Chitarra in Corso, come sapete collaboriamo da un po' di tempo. Questa cattura ha già la cassa, quindi ho disabilitato questo blocco semplicemente premendo sul pulsante qui in basso. Scorrendo ancora arriviamo alla sezione FX, forse l'aspetto più dibattuto in assoluto di questo prodotto. Come potete vedere abbiamo 5 blocchi totali, 2 effetti pre, noise gate e pitch shifter e 3 effetti post, modulazione, delay e riverbero. Per modificare tutti i singoli parametri basta cliccare sull'effetto e si aprirà una nuova schermata dove sono presenti tutti i controlli. Come potete vedere si può girare il potenziometro direttamente dallo schermo o tenere premuto lo schermo e impostare il valore desiderato. Passiamo ora a un aspetto fondamentale per molti chitarristi, parliamo della latenza. In passato il Quad Cortex è stato criticato aspramente per la latenza percepita durante l'utilizzo, quindi ho voluto verificare come si comporta il Nano Cortex, il fratello minore. Bene, ho misurato la latenza del Nano Cortex e ho ottenuto valori che si aggirano tra i 2,20 e i 3,30 millisecondi, a seconda della configurazione degli effetti, se sono attivi oppure no. Questo è un risultato molto positivo, considerando che una latenza inferiore a 5 millisecondi è praticamente impercettibile all'orecchio umano. Ma perché il prodotto ha ricevuto così tante critiche dopo la presentazione riguardo all'effettistica? Beh, prima di tutto la presenza di un pitch shifter come blocco pre anziché un compressore è stata reputata un po' strana da molti, anche da me in effetti. A meno che non suonate generi musicali che richiedano un uso estensivo del pitch shifter, sarebbe stato più utile per un numero maggiore di chitarristi un compressore. Molti si lamentano inoltre che la qualità del pitch shifter non è così elevata, quindi lo avrebbero scambiato molto volentieri per un compressore, anche un modello molto basico. Inoltre ci si sarebbe aspettati un blocco ulteriore da usare per gli overdrive. Se ci riflettiamo un attimo, fino ad oggi tutti i profili che sono stati creati sono stati fatti con il Quad Cortex, che supporta profili multipli all'interno di una singola catena del segnale. Quindi non è strano che la maggior parte delle persone e aziende abbiano profilato gli overdrive e gli amplificatori in maniera completamente separata. Ci si imbatte quindi nel problema che la maggior parte dei profili che si trovano sul cloud oggi sono soltanto o dell'amplificatore o soltanto del pedale overdrive. Non solo, e questo lo dico da utente di Quad Cortex, adesso il cloud verrà invaso di profili di amplificatori overdrive che vengono catturati assieme e che ovviamente non potranno essere separati a posteriori. Insomma, questa è un po' una scelta discutibile. È chiaro che in un dispositivo così compatto sarebbe stato poi complesso gestire l'attivazione dell'overdrive e la coesistenza dei preset. Probabilmente si sarebbe dovuto ripensare il sistema di cambio preset, che ricordo è gapless, questa è una cosa positiva. Quindi ragazzi, così è e così ce lo facciamo piacere. Andando ad analizzare invece gli effetti post, troviamo soltanto 3 effetti in totale. La modulazione corrisponde a un chorus ispirato al Dimension C di Boss in versione Waza Craft. Il delay invece è un classico analog delay con possibilità di ping pong. Il riverbero invece è un Mind All Reverb, molto bello e particolarmente adatto a ricreare una scena molto ampia. Sebbene gli effetti siano di ottima qualità e piuttosto versatili, l'app sia ben fatta e funziona molto bene, la profilazione on board è comodissima e di qualità e tutto l'ecosistema ci fa sentire a casa, ovviamente parlo dei possessori di Quad Cortex come me, se devo valutare il rapporto qualità-prezzo è chiaro che con un prezzo di acquisto ad oggi di 577 euro mi sarei aspettato un po' di più dal punto di vista degli effetti. È naturale che il possessore di Quad Cortex tenderà a preferirlo alla concorrenza, ma davvero non si poteva fare di più? Sì, perché la concorrenza è piuttosto agguerrita. Come dicevo prima, Kemper ha rilasciato 2 pacchetti di aggiornamento che permettono di ampliare il numero di blocchi e il numero di effetti. Certo, parliamo di quasi 1000 euro di esborso per avere la macchina al completo, ma anche con la macchina base al costo di circa 750 euro, dal punto di vista degli effetti non c'è paragone, il Kemper Player su questo stravince. Il Tonex DK Multimedia invece per circa 350 euro propone una macchina solida, con tutti i controlli sul pannello di controllo e un display che, sebbene sembra essere uscito dagli anni 80, ti dà tutte le informazioni utili senza dover utilizzare il cellulare e quindi è più adatta in un contesto live.
Certo, per profilare bisogna usare un computer di ultima generazione, avere una reamp box e una scheda audio di buona qualità, ma parliamo di un prodotto che costa 200 euro in meno e suona leggermente meglio. Tra l'altro, ed è per questo che se le stanno dando di santa ragione, in occasione del secondo anniversario, IK Multimedia ha annunciato il nuovo firmware che arriverà il mese prossimo a novembre e porterà in dote alla macchina ben 15 effetti pre e post per un totale di 7 blocchi totali, sia per Tonex Pedal che per Tonex One, il piccolino della casa. In conclusione, il Nano Cortex si presenta come una soluzione potente e portatile, con un'interfaccia utente ben progettata grazie all'app Cortex Control. Se la semplicità d'uso e la possibilità di gestire facilmente i parametri tramite un'app mobile sono per voi importanti, questo è il dispositivo che potrebbe essere la scelta giusta per voi. Se invece cercate una soluzione più economica e siete disposti ad attendere un po' per vedere come verrà implementato l'aggiornamento del Tonex, potrebbe valere la pena aspettare e considerarlo. Per chi necessita invece della massima versatilità e non ha problemi di budget, il Camper Player con i suoi recenti aggiornamenti offre una soluzione completa, anche se un po' più complessa e con una qualità delle catture leggermente inferiore rispetto ai competitor. Spero che questa analisi vi sia stata utile per orientarvi nella scelta del dispositivo più adatto alle vostre esigenze. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate del Nano Cortex e dei suoi concorrenti. Come sempre resto a disposizione per qualsiasi domanda o curiosità. E se volete iscrivervi al nostro canale per non perdervi i prossimi video, continueremo a esplorare e analizzare insieme le novità nel mondo della chitarra. Grazie per l'attenzione a tutti e alla prossima puntata di Like a Nano.